Partiamo da un cubo, quindi attiviamo un attimo la visualizzazione dei tasti. Quindi con Shift A creiamo un cubo. Nelle proprietà item del cubo lo scaliamo, quindi portiamo la Z a 0,20, la X a 1,70 m, la Y a 0,80. Selezioniamo ed entriamo in editable, in edit mode. Con CTRL R creiamo due tagli, ci spostiamo in modalità selezione vertice e con la S lungo la X andiamo ad allargare questi due vertici. Sempre con CTRL R inseriamo un taglio in questa posizione. Con la selezione per facce selezioniamo queste facce, facciamo un'estrusione verso l'alto diciamo di 0,35 e confermiamo con invio. Spostiamoci nella parte bassa, mettiamoci in modalità selezione vertice, con Shift S portiamo il cursore in questa posizione, con Shift A andiamo ad inserire un altro cubo e nella scheda, anzi possiamo già farlo direttamente da qui, lo portiamo a 0.1 e 0.1 e 0.1 e qui 0.1. Ci mettiamo in una vista frontale e con G lo spostiamo e lo portiamo qui. Con la A selezioniamo tutto e con G Z spostiamo tutto verso l'alto, più o meno in questa posizione. Ci mettiamo in una vista semitrasparente, selezioniamo questi due punti e con GZ portiamo verso il basso questo elemento. Ci giriamo sotto in modalità seleziona facce, andiamo a scalare questo elemento, diciamo in questa posizione. Selezioniamo questa faccia e con X la andiamo a cancellare. Usciamo fuori da questa modalità. Andiamo nell'elenco dei modificatori e attiviamo il modificatore Bevel. Prima di applicare il modificatore selezioniamolo, con CTRL A applichiamo la scala, quindi bisogna sempre applicare la scala quando attiviamo il
modificatore bevel, in quanto altrimenti il modificatore non funzionerà bene. Attiviamo un certo numero di smussature, ottenendo quindi questo risultato. Torniamo di nuovo, poniamoci in vista frontale, selezioniamo questi elementi, con Shift D duplichiamo e con GY spostiamo in questa posizione questo elemento. Li selezioniamo entrambi e con Shift D facciamo un'altra copia sul posto e con GX spostiamo questo elemento Shift D X, diciamo, lo obblighiamo a spostarsi in modo tale che siamo sicuri che lo spostamento avvenga in tempo reale. Ci mettiamo in questa modalità. Ok, usciamo fuori. Selezioniamo la faccia, quindi questa faccia del piano, con Shift S posizioniamo il cursore qui al centro, usciamo fuori e con Shift D o Shift A creiamo un cubo. Con GZ lo sollevo. Con S vado a scalare, quindi SX lo scalo lungo la X, SY lo scalo lungo la Y e vado anche qui ad inserire un modificatore bevel, però con Shift D, con CTRL anzi vado ad applicare la scala, altrimenti vedete, come avete visto, diciamo, la deformazione dell'oggetto viene molto male. Ora prendo questo elemento, Shift D, ne faccio una copia, me lo sposto verso l'alto, seleziono questo elemento RX90, ruoto di 90 gradi questo elemento, faccio una scala lungo la X, una scala
lungo la Z, abbasso questo elemento in questa posizione, lo sposto qui e con SX lo allargo leggermente, diciamo in questa posizione, con GY lo porto un po' più dietro, con GZ lo abbasso un po' di più. Entro in edit mode con CTRL R, diciamo creo 3 tagli in questa direzione e 2 in quest'altra direzione. Attivo il proportional editing e cliccando su questi 2 elementi vado su GY e tiro a questo punto leggermente, questi 2 punti leggermente più avanti. Riattivo il bevel su questo elemento, attivo anche lo shade smooth, shift D, X e copio questo elemento da quest'altra parte. Poi con Shift A creo un altro cubetto che con GZ alzo qui e sposto più o meno in questa posizione e con SX scalo in questa posizione, con S mi allargo e con GZ alzo questo elemento. Vado ad attivare un modificatore Subdivision Surface che imposto pari a 2. Con esso lo vado leggermente ad allargare. Lo accosto a questa parete. Entrando in modalità Edit, creo un taglio che lo porto leggermente qui, creo un altro taglio che lo porto a qui
creo un altro taglio in questa posizione, seleziono questi due punti e con G li porto leggermente più in fuori. Questo lo porto diciamo in questa posizione qui, poi Shift D lo duplico, lo porto qui, mi metto in una vista dall'alto con RZ e con G diciamo lo sposto in questa posizione.